Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Questa è una lettura che ha a che fare con il nostro essere più interiore, quindi la nostra condizione umana e quello che custodiamo dentro di noi. Ecco perché ho dato il titolo a questa lettura con I segreti del cuore. Effettivamente quando noi non siamo in comunione completa con chi siamo interiormente, il cuore è la parte energetica, sto parlando ovviamente di parti energetiche, non di organi, è la parte che custodisce questo divario tra chi siamo ogni giorno e chi desideriamo essere ogni giorno. Cosa succede? Questo genera conflitto e quel conflitto, se non ci sentiamo pronti ad affrontarlo in questo momento, lo affrontiamo mettendolo da parte, quindi creiamo una dissociazione tra chi siamo veramente e chi siamo ogni giorno. Cosa succede? Più il tempo passa, più le ragioni del cuore, se così vogliamo dire, proseguono per la loro strada e le ragioni del nostro io umano proseguono per un'altra strada e va a finire che non si incontrano mai. A quel punto parliamo di segreti del cuore, di cose che non conosciamo di noi stessi, di chissà quale verità è nascosta dentro di noi che non riusciamo a scoprire, ad attingere. Quindi con questa lettura il mio scopo è quello di andare a parlare direttamente con il cuore di ciascuno di voi. Ovviamente è una lettura generale, per cui ci saranno cose che risuonano e cose che meno, però lo scopo è quello di portare alla luce quello che veramente ha da dirvi il vostro cuore riguardo se stesso, la vostra vita, qualunque cosa di cui voglia parlare va bene, purché abbia il fine di indirizzarvi a comunicare meglio con la vostra essenza, a riunire, riappacificare questo desiderio di essere chi siete e questa esigenza probabilmente di essere chi decidete di essere giorno per giorno. Quindi abbiamo 4 scelte come sempre, io vi do le rune per aiutarvi, le carte come vedete sono già state selezionate perché questa volta a differenza della mia consuetudine ho selezionato un botto di carte, principalmente sono mazzi che hanno a che fare con gli oracoli, per cui in realtà di tarocchi c'è poco e quindi per veramente stringere i tempi ho fatto in questa maniera. Allora abbiamo 4 scelte, potete sceglierne più di una o una soltanto, potete tornare a questa lettura più avanti quando desiderate e andiamo a vedere che cosa c'è da dire qui. Allora la prima runa è questa qui. Mettiamo qui. La seconda runa è questa qui. La terza runa e poi la quarta runa. Mettete pure in pausa se avete bisogno di fare un po' mente locale e di fare la vostra scelta, intanto io vado a incominciare dalla numero 1. Ok, siamo qui con la prima scelta, andiamo a vedere che cosa ha da dire il cuore di chi sta guardando questa prima parte. Cominciamo. Di che cosa vuole parlare questo cuore? Molto bello. Quindi avete un progetto che potrebbe essere semplicemente un'idea di come la vostra vita deve cominciare a costruirsi,
per cui potrebbe essere che abbiate anche un'idea molto chiara dell'aspetto proprio che la vostra vita dovrebbe avere. Stiamo parlando a livello di equilibrio, magari che deve avere, per esempio, che lavoro voglio fare, per quante ore lo voglio fare, quanti figli voglio, non voglio figli, voglio riempirmi di gatti, cani, tori. Ci sono grandi parti di voi, e sto parlando di parti energetiche, che sono assolutamente dedite alla creazione di questa realtà. Per cui il vostro cuore mi sta dicendo, prima di fra tutte le cose, mi sto proprio muovendo continuamente, energeticamente, per collaborare con tutti i chakra del tuo corpo, per far sì che ci mettiamo nella stessa frequenza, per far sì che lavoriamo tutti in sintonia, fino ad arrivare a creare quello che tu desideri, perché hai una visione molto chiara. Ora non sto parlando del fatto che magari non hai idea di come arrivarci veramente, adoperandoti giorno per giorno fino alla realizzazione materiale di questa idea, però il cuore dice io ci sono, io sto veramente cercando di fare di tutto e sento all'altezza della mia pancia, per esempio, un movimento, sto cercando di fare di tutto per manifestare questo. Per cui vediamo che cosa da dire riguardo a questo, perché la mia sensazione, già dalla prima avevo capito, però la mia sensazione è che qui effettivamente manchi una carta, ed è vero, ne sono caduta addirittura 2 in più. Quindi c'è qualcosina qui riguardo a questa situazione. Ok. Ecco perché sentivo la pancia. Ho sentito la pancia con una sensazione di... Non è neanche devo andare in bagno, mi brucia la pancia, devo proprio evacuare, ok? Tipo un po' come quando si sta male, non così forte ovviamente, ma se state sperimentando dei disturbi con la pancia o con quello che può energeticamente essere connesso con la pancia, quindi per esempio pelle, qualità della digestione ovviamente, emozioni che sono intense e poi se ne vanno via in 2 secondi, delle montagne russe con queste emozioni, insomma sono tutti sintomi del fatto che effettivamente il vostro cuore si sta muovendo per darvi quello che desiderate, e quello che deve fare per venire incontro, e su cui probabilmente sta chiedendo la vostra collaborazione, non vi sta solo avvisando che questo sta avvenendo, sta chiedendo la vostra collaborazione, desidera dirvi che effettivamente ci sono cose tossiche di cui liberarsi. Ora, siccome abbiamo parlato della pancia e c'è una stretta connessione, no, a questi centri con i nostri desideri, la nostra capacità creativa, centri intendo centri energetici, quindi stiamo parlando primo, secondo chakra, anche terzo, e qui mi si parla di disintossicarsi. È ovvio che ci disintossichiamo a livello fisico e psicoemotivo, in generale in senso energetico. Per cui volete magari cercare di dare una mano a questo? Ora io non conosco le vostre condizioni mediche, non sono un medico, però vi sto dicendo, potete raccogliere più informazioni e cercare di mettervi in moto per dare una mano anche al vostro intestino per ripulirvi, per esempio, o per magari calibrare meglio la dieta, o magari vedere che non ci sia qualcosa a cui siete, non dico intolleranti, ma che magari tende a infiammarvi, ok? Perché qui ci sono delle novità, delle rivoluzioni, proprio il cuore si è messo in moto per creare questo, e quindi per riuscire ad ottenerlo bisogna pur rimuovere. Per alcuni si tratterà solo di aspettare un attimino che il corpo si metta in pari, perché quello è l'indice del fatto che anche energeticamente tutto è pronto. Per altri magari serve un aiutino, ecco. Quindi questo è proprio come si dice in inglese, un heads up, un avvertimento, no? Un avvertimento suggerimento. E infatti mi viene detto, osserva quello che capita, perché potrebbe essere un indizio non solo di quello che ti sto dicendo in quanto vero, ma del fatto che magari un aiutino non farebbe male e che magari una sorta di parere aggiuntivo potrebbe aiutarti. Per cui puoi anche magari chiedere aiuto non solo a un medico, ma
medico intendo medico generico, no? Ma puoi chiedere magari aiuto a uno specialista, o uno specialista che ne so, anche della mente, no? Che magari ti aiuta un pochettino a rielaborare delle cose, per cui se qualcosa si sta mettendo in moto in questo, sappi che è tutto normale e magari potresti avere bisogno di ascoltare i tuoi sentimenti. Questo è il mio mazzo, uno dei 2 mazzi che ho. Per cui c'è una vera spinta qui a dire: guarda che la via attraverso cui puoi raggiungere quello che desideri non la raggiungi solo aspettando che accada il meglio, perché qui abbiamo anche un bel 6 di bastoni che rappresenta proprio la vittoria. Il vostro cuore si è messo in moto e non ha intenzione di fermarsi fino a che non vi porta dove avete veramente desiderato andare, perché poi voi e il mio cuore, in realtà il vostro cuore, siete la stessa cosa. Però dice: c'è bisogno che tu mi ascolti. E come ascoltiamo i sentimenti, ascoltiamo i sintomi fisici. Vi assicuro che per esperienza, attraverso, voglio dire, anche il lavoro che faccio, che non è solo quello di fare divinazione, ma è proprio il lavorare a stretto contatto con persone che hanno difficoltà emotive, i sintomi fisici e emotivi sono correlati, non nel senso che a uno corrisponde sempre uno e solo dell'altra categoria, ma nel senso che c'è una comunicazione, perché sono uno la manifestazione dell'altro, non sono slegati. Quello che succede nel fisico succede nel metafisico, chiamiamolo, e viceversa. È una ruota che gira, per cui vi sta dicendo: ascolta i sentimenti, perché ti dicono sia quello che sta capitando, sia quello che vuoi che capiti, sia dove stiamo andando, sia cosa c'è da sistemare. Per cui prendi in mano, mi viene detto, questa cloche, unisciti a me. Il cuore ti sta proprio chiedendo di lasciarti trasportare da quello che è l'andazzo alla fine dei sintomi di quello che succede nella tua vita. Accendi la passione. La passione e i sentimenti sono, energeticamente parlando, corrispondenti agli stessi centri energetici, per cui qua mi si dice proprio: guarda che si sta riattivando tutta la zona creativa, e quando si riattiva, ripeto, ci potrebbe essere qualcosa che ha bisogno di essere smantellato. Fai ciò che è necessario per il tuo benessere. Potevo dirlo in maniera diversa? Non so perché sto notando che, tra l'altro, questi sono i colori del mio marchietto, no? Del mio marchio di karma rosso. Potrebbe essere che questo parli anche di me. Andiamo a vedere quello che ha da dire ora con gli oracoli in maniera molto diretta. Non comparare te stesso agli altri, sorridi e sii felice con la tua bellezza naturale. Per cui forse molti qui hanno delle preoccupazioni anche, no? Preoccupazioni che magari ora il cuore sta procedendo a cercare di rimuovere. Preoccupazioni che parlano di, in questo senso, forse di incapacità, o questo senso di perdersi i momenti più giusti o migliori della vostra esistenza, perdersi delle fasi, essere in ritardo, essere quello diverso, essere quello che guarda a caso proprio quello che non ce la fa mai. Potrebbe essere che ci siano molti sentimenti in gioco qui, però tutti hanno modo di esistere perché non ascoltiamo il ritmo che ha la nostra canzone, il sentimento naturale della nostra fibra. Chi siamo? Ognuno ha una propria storia, ognuno ha un proprio percorso, ognuno quindi ha una propria bellezza naturale. E questo è veramente un parlare col cuore, credo, perché, voglio dire, un messaggio più diretto di questo credo che non ci possa essere. Ora immaginate proprio il vostro bel cuoricino al centro del petto. Lo so che ho parlato all'inizio, nell'introduzione del video, del fatto che non stiamo parlando di un organo, ma questo comunque vi aiuta a focalizzare, no? Quindi immaginate questo bel cuoricino che vi parla e vi dice: non compararti agli altri. Tu sorridi e sii felice con quella che è la tua bellezza naturale. Perciò con quello che è il tuo percorso, le tue esigenze, i tuoi parametri, le tue tempistiche, le tue modalità. Ti arrampicherai su quella montagna, arriverai sopra di quella montagna e poi anche alla prossima. E questo ti porterà grande gioia. Quindi è una sorta di promessa con, possiamo dire, occhiolino verso il futuro. Forse ti si sta dicendo: guarda che tu riesci a immaginare fino a un tot le cose ora, dal punto di vista che hai, da questa altura su cui ti trovi ora. Sappi che riuscirai a raggiungere alture molto più interessanti, molto più audaci, e ne raggiungerai più di una. Per cui comincia tu ascoltando i sentimenti, dandomi una mano
pensa al tuo benessere, ripuliamo sia il contenuto che il contenitore e vediamo dove ci porta, perché c'è molto in serbo qui. Abbiamo, non voglio dire tanta carne al fuoco, direi proprio abbiamo tante cose belle da fare insieme. Wow, la giustizia sta arrivando. Mi sento felicissima, mi sento emozionata, come se stessi festeggiando qualcosa che finalmente è arrivato, e è una profonda soddisfazione. E noto che posso mettere da parte le armi sia di difesa che di attacco e posso cominciare a interessarmi di più all'indossare strumenti, abitudini, attitudini che sono più congrue con quello che sono, con quello che voglio essere in quel momento, con la libertà di essere chi sono in ciascun istante. Per cui questo io credo sia da una parte sia una rassicurazione che un richiamo da parte del vostro cuore. Non dubitare il tuo valore. Sono sempre abbastanza. Anche quando la strada non è come quella degli altri. Anche quando, no? Sembra portarci a una fine morta. Parti dal dire a te stesso, forse lo puoi fare anche come atto meditativo ogni mattina, come routine. Guardate allo specchio. Lo so che vi viene da ridere a pensarci, eppure funziona. E non sto parlando di riprogrammare, ma di cominciare a costruire un dialogo positivo con voi stessi e dire: sono abbastanza e oggi faccio quello che riesco a fare oggi, e oggi sento quello che riesco a sentire oggi, e oggi miglioro quello che riesco a migliorare oggi. Wow. Dell'alchimia seria intesa come davvero sostanziale, densa, intensa, è a un passo. È come se si dicesse, sapete, la classica espressione che si usa molto in questa moderna società spirituale. C'è un'attivazione in DNA, ovvero si sta andando incontro qui a quello che è sempre stato desiderato, a quello che era stabilito. Sapete che io non sostengo pienamente il fatto che decidiamo tutto, o che abbiamo la capacità di decidere tutto quello che desideriamo prima di venire al mondo. Però abbiamo dei preconcetti, abbiamo degli obiettivi, abbiamo sicuramente dei posti, dei momenti, delle persone che vogliamo sperimentare. Poi magari non sperimentiamo esattamente fino in dettaglio una cosa, però è il succo che conta per noi come anime. E qui mi pare proprio che stiamo arrivando alla spremuta del succo, stiamo proprio arrivando a quello che volevamo finalmente digerire dentro di noi. E non è una digestione negativa, anche se magari adesso vi sembra di stare un po' sul chi va là. È molto positiva perché, ripeto, è una sensazione di essere incitati ed essere rassicurati ed essere anche istruiti nello stesso momento riguardo quello che si vuole e può fare e quello che sta per accadere. D'altra parte il cuore parla proprio così, no? Se siamo noi è un mix di queste cose. Lento ma costante. Sei veramente in un punto cruciale di qualcosa di nuovo. Ma che bello. Non mi sembra che sia bisogno tanto di approfondire su questo, no? Ora andiamo a vedere. Ok, c'è una frase di Lord Byron che dice: c'è un certo piacere nelle foreste senza via, cioè nel perdersi, diciamo, in quelle foreste che non hanno nemmeno un sentiero su cui camminare. Ed è una sensazione molto, direi, diretta di apertura. Ho una sensazione di respirare, di non aver paura dello sconosciuto, una sensazione di serena attitudine verso quello che potrebbe essere nuovo, verso quindi l'inaspettato, pronto a farmi meravigliare o a imparare qualcosa di diverso. C'è proprio questa sensazione di unione. Mi viene detto, mi sembra di dissolvermi come la nebbia tra gli alberi, quando c'è la mattina che arriva tra gli alberi. Quindi il vostro cuore vi dice: spegni del tempo, passa del tempo anche pensando a una parte della tua vita che
che non hai ancora pianificato. Come lo fai? Lo fai ricordando a te stesso che c'è un'avventura davanti a te e questa avventura è un dono e la vita è piena di possibilità. Per cui sento che c'è anche un rassicurare qui riguardo quello che potrebbe essere un generale senso di ansia, forse, possiamo dire ansia? Di voglia di capire già dove va a finire, di avere certezze. Viene detto non ti fare queste paranoie perché tanto ti ricordo che, eccolo qua, non devi compararti agli altri, ma soprattutto scaleremo più di una montagna. Non hai neanche idea di dove possiamo arrivare. Quindi perché stare lì a pensare e pianificare tutto? Non è tutto sotto controllo, è la natura della possibilità e ogni possibilità è un dono. Quindi è proprio un desiderio di adoperarti in questo momento per occuparti di quello che è frapposto tra te e la manifestazione di quello che desideri. Energeticamente. Lavora su quello che viene avanti a braccio, direi. Fatti forte, prendi posizione per quello in cui credi, abbi confidenza in te e chiama per te, a te, il tuo potere personale. Hai la capacità di manifestare, non ti si sta dicendo trova un piano, fa qualcosa, mi raccomando, attento a questo, attento a quello, ti dice sta andando per il meglio. Ora io mi sto adoperando completamente per darti quello che vuoi. Se noti che qualcosa è un intralcio, rimuovilo. Lavoraci. Non dubitare dei tuoi dubbi solo perché c'è qualcosina che è in mezzo ai piedi. Come faresti con una scatola che non usi più? Se te la ritrovi tra i piedi, la prendi. Capisci se la vuoi riutilizzare, se la puoi riutilizzare, se ha senso pensare di riutilizzarla e poi se non serve la butti via oppure la riponi dove serve, dove la puoi trovare. Quindi è proprio un messaggio di calma. Calma, rallenta, va tutto benissimo. Arrivi dove vuoi e anche oltre. Quindi io spero di essere stato d'aiuto con questa lettura, spero sia stato facile comprendermi e io vi ringrazio di essere stati qui e vi ricordo che se avete desiderio di lavorare con me è possibile farlo attraverso i link che lascio sempre sotto ai marcatori temporali o anche qui sullo schermo e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le mie letture. Alla prossima, ciao ciao! Lettura numero 2, andiamo a vedere quali sono i segreti del vostro cuore, di che cosa vi voglio parlare, che cosa c'è. Allora. La sensazione è quella che qui stiamo per parlare di tempistiche che non sono ancora ottimali e continuando ad avere in testa la parola misallineamento. Quindi una mancanza di allineamento o più che altro un errore, una situazione in cui due estremi che potrebbero comunicare tranquillamente non riescono ad incontrarsi, quindi a costruire qualcosa. C'è un'interruzione di un meccanismo, c'è qualcosa che non permette a ogni parte di convergere e quindi di far funzionare il meccanismo, qualunque meccanismo sia. Quindi questo è l'argomento principale di cui si vuole parlare qui. Vediamo che cosa ha da dire il vostro cuore, qual è il suo segreto riguardo a questo. Mi vengono in mente anche le costellazioni familiari, mi sta proprio venendo in mente assolutamente una serie di incarnazioni, magari non solamente vostre, ma anche in generale proprio di tipo familiare, e formano una sorta di cluster, di costellazione, di ammasso, ecco, polimorfo di varie anime. Quindi questo è un messaggio proprio che riguarda probabilmente il vostro, non voglio chiamarlo semplicemente piano di vita, è più che altro una struttura esistenziale. Mi sta facendo sentire il vostro cuore quella che è la relazione tra la vostra essenza e la maniera e
il piano esistenziale sul quale avete scelto di venire a manifestare la vostra essenza. Quindi parliamo di questa incarnazione in prospettiva e comunione, in rapporto con le incarnazioni di chi considerate famiglia o comunque persone a voi affini. Wow, di che cosa stiamo parlando qui? Oh. Quindi questa incongruenza, chiamiamola così, da parte della vostra energia, probabilmente della vostra risonanza, del vostro modo d'essere, di quelli che sono i vostri desideri poi nello specifico, di quelli che sono i vostri stili di vita poi nel fisico. Tutto quello insomma che è il complesso di chi siete è in mancanza di coesione con, diciamo, l'ambiente d'anime che avete avuto attorno e che avete attorno, e c'è di mezzo come concausa, quindi una causa che ha capacità di rigenerarsi ogni volta, alimentarsi da sé, perché è come un circolo vizioso. Ecco, è concausa che cosa? Un'energia di... mi viene da dire ma non è neanche di bugia. Come lo posso esprimere? Mi viene detto mancanza di... oddio. Mi viene detto l'energia non è pulita, è una mancanza proprio di coerenza tra la vostra energia e quella delle persone che avete attorno. Ma le persone che avete attorno, io intendo proprio la famiglia. C'è qualcosa qui che non quadra, è come foste nel posto sbagliato. Però, capitemi, non è che c'è un posto sbagliato, fa parte dell'esperienza, ma mi parla proprio di questa disconnessione dal sistema familiare, chiamiamolo così, e questa disconnessione è presente perché c'è tutto un reticolo di comportamenti disonesti, di energie poco leali, poco omogenee, che queste persone portano dentro di loro e che costruisce una sorta di rete entro cui la vostra energia rimane impigliata e non riesce a comunicare completamente con se stessa. Quindi diciamo che chi vi sta attorno è la principale ragione della disconnessione che percepite dentro, della vostra non capacità di comunicare col vostro cuore. Ci siamo arrivati. Non sto dando la colpa a chi vi sta attorno, anche se sicuramente hanno responsabilità, però sto dando modo a voi di capire che c'è origine nella vostra disconnessione in questo tipo di struttura. Guardati le spalle. Quando uno si guarda alle spalle o è in pericolo o comunque sta con persone disoneste. Per cui il vostro cuore come prima cosa sicuramente vi sta dicendo attenzione, perché se non funzioni bene, non ti senti bene, ci sono problemi, mi dice anche problemi fisici, ci sono varie problematiche, attenzione, perché ci sono persone nella tua nicchia, chiamiamola nicchia familiare, che sono praticamente Satana rispetto all'acqua santa. Non c'è coerenza, non c'è congruenza, non c'è coesione, non hanno nulla a che fare con te, ma ti bloccano. Per cui attenzione anche alle connessioni che mantieni nella tua vita con queste persone, perché vanno ad alimentare questa rete entro cui stai bloccato. Attenzione proprio. Vediamo che cosa dice. Il tuo bicchiere si può sempre riempire. Fluisci come l'acqua invece di trattenerti con le tue percezioni. Wow. È una maniera molto chiara di dire quello che non trovi nella famiglia lo puoi trovare da qualche altra parte, non ti trattenere e intrattenere con questi elementi perché temi che non ci sia dell'altro e magari anche di meglio per te, perché non è così, c'è dell'altro e c'è di meglio per te, ma soprattutto quello che ti trattiene è la percezione, è quello che ti racconti riguardo a questa situazione familiare in cui sei. Per esempio potresti avere problemi con il concetto di ma è mia madre, no? Oppure sono i miei genitori, oppure devo assolutamente portare rispetto a questo principio. Nello specifico potrebbe essere che ci sia anche per cultura qualcosa che ti fa pensare e sentire ovviamente interiormente, che ci
delle gerarchie, mi viene da dire, che vanno rispettate non importa quello che succede. E questo è un grande blocco, perché questa è una percezione, non è la realtà. La realtà è una, ragazzi, i punti di vista sono tanti, ogni punto di vista ha una o più percezioni abbinate. Quindi mentre ci perdiamo con le percezioni, la realtà continua ad esistere. E più saltiamo da una percezione all'altra, la realtà più ci sembra irraggiungibile, di fatto però è sempre lì. Quindi molliamo le percezioni, molliamo i principi, parliamo di risultati, ma soprattutto di evidenza. Se i membri familiari mi parlano male e mi smontano ogni volta, non sono membri familiari. Sono degli estranei che non conoscono la mia energia, che ostacolano il raggiungere me stesso. E quindi agirò di conseguenza. Fluttua nell'aria senza precipitarti verso il futuro. Il presente vale la pena di essere goduto. Ho la sensazione forte, a partire dall'inizio della lettura, che più di qualcuno qui abbia un ideale dentro di sé di come la propria vita sarebbe bello che fosse e di come il sentire interiore dentro di voi, nelle vostre ossa, nel vostro corpo, nel vostro cuore, sarebbe bello che fosse, però, c'è sempre il blocco del però, c'è ancora un'incongruenza con quello che vivete all'esterno. Per cui mi viene spontaneo dire, è naturale che nella vita ci siano situazioni difficili ed è naturale che ci siano momenti in cui non riusciamo a comprendere cosa dovremmo fare ed è naturale che non riusciamo a capire se stiamo facendo le cose nella maniera giusta, se siamo dei pazzi, se siamo dei visionari, se stiamo perdendo la testa, però il punto qual è? Qualunque percorso noi scegliamo di fare, quello che ci frega non è tanto la strada che facciamo, perché se siamo fissi con tutta la nostra energia, con tutta la nostra dedizione su quello che stiamo facendo in quel momento, sul nostro presente per intenderci, qualunque errore facciamo non ci devia da dove vogliamo arrivare, ci dà una visione utile per arrivare più veloce, con più facilità verso quello che è il nostro obiettivo. Quando noi invece siamo troppo occupati a cercare di comprendere ad ogni costo come arrivare più velocemente, più direttamente possibile al risultato finale, lì ci perdiamo ogni dettaglio del presente e rischiamo il rischio di idealizzare così tanto la nostra corsa che non riusciamo a imparare da ciascun passo e cadiamo ripetutamente, ci sfibriamo. Tutt'al più che se abbiamo persone attorno che alimentano questo tipo di atteggiamento, veramente risultiamo confusi ed ecco che ci disconnettiamo da chi siamo. Quindi il vostro cuore di questo vi sta parlando. Stand up for yourself. È proprio fatti forza, prendi coraggio, sii duro e coraggioso per te stesso. Difenditi. Accendi la luce per te stesso, guida te stesso. Non stare lì a guardare quelli che sono intorno, che valore hai ritenuto fino adesso dovessero avere nella tua vita. Prenditi cura di quello che è utile per te. Non essere spaventato, non aver paura di cantare. Mi piace questo richiamo alla questione del cantare, del ballare, perché è un tipo di immagine, di metafora che mi richiama molto il modo di parlare che ha Shiva, almeno quando si rivolge a me. Com'è possibile che c'è un problema di messa a fuoco quando l'ho fissato? Non dovrebbe avvenire in maniera automatica. Ok. Dicevo, mi ricorda molto il modo di esprimersi che ha Shiva e parla di quello che è il flusso della vita in termini di musica, di ritmo, di cantare, di ballare, di armonia, di sinfonia.
Quindi dire non aver paura di cantare, per me è dire non aver paura di esprimerti in maniera fiera, aperta, gioiosa, creativa, espansiva, addirittura forse invadente, ok? Come può essere qualcuno che canta nella stanza accanto. La tua voce, la tua canzone, le tue esigenze, la tua essenza, non aver paura di esprimerti, non aver paura di essere chi sei. Perché ascoltare la tua voce, non solo in senso fisico, anche in senso figurato, dare a te stesso la capacità, il potere di esprimerti, è fondamentale. La voce, anche fisica, è una ponte verso quello che desideri raggiungere poi attraverso la manifestazione. Ci si può fare un discorso enorme, ma sappiate che da un punto di vista anche energetico, i centri energetici adibiti a quella che noi definiamo voce, gola, espressione, sono nutriti e quindi direttamente connessi con quelli che hanno a che fare con la sopravvivenza, con il senso di famiglia, con il senso di quanto bene ci sto io nel mio corpo e quindi nella mia esistenza, e quindi hanno a che fare proprio con l'essere ancorati qui adesso e manifestare, perché questi sono i centri della manifestazione. Per cui capite com'è importante cominciare ad esercitare, magari anche in maniera fisica, la voce. Non vi sto dicendo dite sempre e solo quello che pensate in ogni occasione, perché giustamente se io, non lo so, mi trovo ostaggio di qualcuno e dire a questo qualcuno spero che tu muoia subito potrebbe farlo arrabbiare, non è una roba furba da dire, ok? Ci sono momenti e momenti, ma non dite di no a voi stessi a prescindere, ok? Cominciate ad esercitare la vostra voce. Posiziona la tua conoscenza e... no, scusami. Posto di conoscenza e amore incondizionato. Sblocca e lascia andare la paura. È un po', ho la sensazione che il tuo cuore ti dica lasciami fare che io so come si fa. Lascia che la mia conoscenza interiore cominci a fluire. E lavora sulle paure. Sicuramente questo è un grande messaggio, lavora sulle paure. Prima di tutto la paura di derivazione, diciamo, che hai assorbito, che hai ereditato da chi ti sta attorno. Quindi lascia andare proprio la paura di creare disappunto, di non incontrare il consenso degli altri. Vai per la tua strada, canta la tua canzone. C'è una frase di Pilinski che dice: in tutto l'universo, in questo solo spazio, si trova l'unico spazio che hai reso il tuo proprio stesso. È come dire questo è l'attimo in cui possiamo fare quello che vogliamo fare. È come dire questo è assolutamente il momento in cui possiamo ritrovare noi stessi. È questo l'istante in cui possiamo ricostruire quel ponte di comunicazione con noi stessi. E viene suggerito anche: ripeti questo mantra durante la tua giornata. Il mio corpo è un miracolo e un mistero che supporta tutto quello che sono. Vedete come torna il tema della unione di voce, parte fisica, attenzione, guardati alle spalle. Quindi tutto il tema del sono al sicuro dove mi trovo. Sono in comunione col mio corpo, in questo unico posto che ho reso proprio sulla base di me stesso. Cioè io quando mi sono incarnato e ho preso questo corpo e ho scelto di fare questa strada, questa vita, di avere questa famiglia, magari non ho scelto tutto, ma gran parte, no? Perché poi, ve lo dico, dal punto di vista energetico non si può prendere qualunque corpo desideriamo. Possiamo fare una scelta, una discernita tra quello che è disponibile in base alla nostra capacità vibrazionale. Bene, quando abbiamo fatto le scelte che potevamo,
e abbiamo creato unione tra la nostra essenza e il nostro corpo fisico e si è generato il nostro cuore, no? E il suo centro energetico. Per che cosa pensate che tutto questo sia stato necessario? Per stare zitti? Per stare fermi? Per ascoltare quello che dicono persone che non sanno nemmeno quello che vogliono o che non hanno le palle di essere chi sono o che hanno invidia per quello che gli altri possono raggiungere? Preferiscono l'invidia, magari e l'odio, a tirarsi sulle maniche e darsi da fare nella loro vita? Quindi cominciate dal vostro corpo, il vostro cuore dice questo, cominciate dal vostro corpo, ripetete a voi stessi: il mio corpo, la mia vita, quello che io genero con il corpo è un miracolo e un mistero che supporta tutto quello che sono. E va bene così, ok? Quello che siete va bene così. E infine rimani determinato e vai avanti, continua a muoverti in avanti, sii pronto ad ogni possibilità. C'è sempre questa parte finale di questo oracolo che mi piace molto, attivismo che ha a che fare con l'ambiente. E mi ricorda proprio l'attivismo fisico. Vedete che c'è un contadino qui. Il contadino è stato a contatto con la terra. Il contadino pensa e agisce in comunione con la terra, con l'essere fisici, con i ritmi naturali, con la semplicità dell'esistenza, con l'essenza di esso. Poi ci può ragionare, può trovare nuova tecnologia, può costruire un metodo, ma non può discostarsi da quello che è l'unica vera base, la corporeità, la fisicità, la naturalezza delle cose. E voi dovete ritornare un pochettino a questo, ritornare attraverso il vostro corpo ad esercitare chi siete. In quella maniera troverete quello che non solo desiderate, ma può riempire il vostro bicchiere. Cambiate percezione su quello che vi ha tenuto bloccato fino ad adesso. Quindi questo era il messaggio del vostro cuore. Vi ricordo che se avesse bisogno di rivolgervi a me o per una lettura o lavorare insieme in qualche percorso, sapete dove trovarmi attraverso i link che rendo disponibili. E io intanto vi auguro piena guarigione, pieno progresso, vi ringrazio di essere stati qui, noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto, da Karma Rosso. Ciao ciao! Quindi lettura numero 3. Andiamo a vedere che cosa ha da dire il vostro cuore, quali sono i suoi segreti, di che cosa vi vuole parlare. Cerchiamo di aprire comunicazione. Allora, ce n'è un bel po' qui, quante sono? 1, 2, 3, ok. Partiamo dalla prima. Ok. Bell'otto di coppe. E di che cosa stiamo parlando? Ok. Quindi vi vuole parlare in particolare, credo, di un episodio, chiamiamolo episodio, nel senso di una fase magari della vita, di un evento particolare della vita che magari ci ha messo un pochettino, non so, delle settimane, dei mesi, degli anni a manifestarsi completamente, esprimersi e risolversi, no? E chiudersi quindi. Però di fatto stiamo parlando di una parte della vostra vita e quindi di un argomento specifico. L'argomento può essere l'amore, ma in un senso un po' più lato, ha a che fare comunque con i sentimenti. Quindi ci possono essere le relazioni di mezzo, ma tranquillamente ci può essere il sentire riguardo a qualcosa. Per l'appunto può essere il sentire riguardo un argomento a voi caro, ok? Per darvi un esempio di come si può esprimere questa energia. Ed è un'energia che si è dovuta concludere. Però in realtà, anche se per come l'avete intesa voi, avete considerato questa energia conclusa, per cui faccio l'esempio della relazione che così diventa molto più chiaro. Se per esempio abbiamo concluso la relazione con persona X, comunque permane il concetto di amore, comunque rimane la nostra capacità di amare, no? E non lo dico in termini consolatori, seguitemi proprio da un punto di vista logico. Al di sotto di tutte le maniere in cui un'energia si mostra rimane l'energia di base stessa, ok? Quindi mi si sta dicendo il ciclo di quello che per te da un punto di vista di manifestazione fisica si è concluso, ha davvero portato la conclusione di una fase, ma di per sé esiste ancora dentro di te.
e non sto dicendo che state ancora amando il vostro ex, ma che una parte di voi che credete essere conclusa con quell'evento, con la conclusione di quell'evento, in realtà esiste ancora. Per cui mi sa che qui stiamo parlando in senso molto più generale anche di quello che potrebbe essere il concetto di lutto di una parte di voi. Vediamo che cosa da dire, di che cosa ci deve parlare. Quindi sì, c'è ambivalenza in questa lettura. Allora, possiamo parlare di una controparte, un partner, e possiamo parlare anche della vostra capacità di, in quanto persone, quindi come tutte le persone che esistono, di essere il vostro punto di riferimento. Attraverso le varie evoluzioni che avete vissuto, di un'energia che fa parte di voi, ma che voi sperimentate di volta in volta come qualcosa di diverso, è in realtà una ricerca continua di stabilità, di struttura, di, come possiamo dire, amicizia con voi stessi. In questo senso, ecco perché ci sta anche l'esempio del partner. Ci sta perché il partner è, secondo la nostra, chiamiamola, ideologia umana, è la parte tangibile che possiamo toccare con mano, esterna a noi, quindi ci dà un senso di sicurezza se la riusciamo a vedere e percepire, mentre se è interna non è per tutti, voglio dire, darla per certa. E dicevo, ci dà una sensazione di stabilità. Quindi qui mi si sta parlando di come questa energia che è dentro di voi, non importa che forma prenda e non importa quanti cicli concluda, è quello che vi può dare stabilità e struttura. Vediamo di che cosa si parla. Si tratta di disonestà. Quindi direi che per contrasto si può capire questo concetto. E vado avanti con l'esempio delle relazioni, perché è quello forse che capiamo meglio tutti. Se la storia con mia ex si è conclusa, e si è conclusa perché questa persona si è comportata in maniera disonesta nei miei confronti, potrebbe essere che io accomuni le incapacità, le debolezze, le malizie di questa persona a un concetto più generale, cioè il concetto d'amore, per esempio, o di essere partner di qualcuno, o di coppia, o di monogamia. Ognuno fa le sue deduzioni. La realtà è che c'è un grosso fraintendimento. La confusione tra il concetto e il dettaglio ha portato alla distruzione, voglio dire, di molte cose nella vita di chiunque. E qui di questo si parla. Non confondere un ciclo concluso con la energia di base che è l'anima, perché la tua stabilità interiore, di cui sei alla ricerca e verso cui io cuore cerco di condurti con questo discorso, è possibile se sleghi il concetto dall'espressione di questo concetto. Per cui la stabilità che cerchi è una questione di riuscire a costruire un rapporto diretto, un ponte comunicante in maniera diretta con la stabilità che puoi creare dentro di te, perché sei munito di questa energia che non si è estinta solo perché si sono estinti i cicli attraverso cui si è mostrata. Non hai smesso, non hai perso la capacità di amare solo perché hai incontrato amanti di scarso valore. La stabilità che cerchi nell'amore è una stabilità che hai dentro di te, non è una stabilità che acquisisci solo in funzione di una relazione. Ok? Lascia che tutte le distrazioni fluttuino via. Concentrati sulle cose che vuoi veramente. Quindi, come dire, lascia da parte proprio i dettagli, no? Le piccole congetture, le cose di superficie. Lascia che
scremino, che vengano lavate via, e concentrati su quello che vuoi veramente. Vuoi, per mantenere l'esempio di prima, un compagno, una compagna di spessore che siano in grado di mostrare amore? Concentrati su quello, cioè non sulla ricerca di un partner così, concentrati sull'amore vero e leale, perché vedrai che quando incontrerai possibili partner avrai dentro di te la capacità di riconoscere quello che effettivamente porta la fragranza dell'amore che cerchi o no. Mentre quando cerchi di far combaciare perfettamente la forma esterna, la parvenza di un futuro compagno o compagna con l'ideologia che hai di come dovrebbe essere, crei confusione, perché cerchi sempre in qualche maniera di far diventare la persona del momento, l'immagine perfetta, congruente, di incastrarcelo dentro, la persona del momento, a questa ideologia che hai. Mentre se tu costruisci un rapporto diretto con questa energia di sostegno, che può essere l'amore, che può essere i sentimenti sereni, che può essere la stabilità nella tua vita, vedrai che quando ti trovi davanti a chi che sia, riuscirai a riconoscere subito se c'è risonanza o no. Quindi cosa dice il cuore? Siamo tutti fatti di polvere di stelle. È una sorta di rassicurazione che va oltre però la rassicurazione, è una sorta di richiamo alla poesia dell'esistenza, a questo desiderio che abbiamo tutti dentro di espansione, no? Di sentirci enormi, ma allo stesso tempo inafferrabili, pieni di potenziale e di potenza. Ed è questo concetto che ci permette poi di ricondurre la nostra attenzione internamente e di sentire dentro di noi questo scorrere di questa energia di cui il vostro cuore vi sta parlando, questa energia che avete dentro di voi. Ogni essere umano ha qualunque tipo di energia dentro di sé. Poi alcuni tipi di energie sono peculiari di ciascuno di noi. Dentro di voi tutto questo potere immenso c'è. Non sei niente di meno degli altri e non sei niente di meno che potenza infinita. Quindi preoccupati di costruire il rapporto con quella parte di te, ok? Programmare le tue intenzioni più alte. Fare quello che il cuore ti dice ti permette di muoverti molto più velocemente attraverso la tua situazione corrente. Quindi qualunque sia l'obiettivo che hai, qualunque sia il momento magari di difficoltà che stai vivendo, sappi che ascoltare queste parole e cominciare a prendere familiarità, perché mi rendo conto che non è la cosa più facile al mondo comunque il concetto che sto esprimendo, e poi figuriamoci se in una lettura generale di quarto d'ora, 20 minuti riusciamo a parlare di tutto quello che c'è da dire o riusciamo a risolvere gli inghippi di ciascuno di noi. Però se tieni a mente questo tipo di visione delle cose, puoi sbloccarti anche piuttosto velocemente. Vediamo questa frase di Silverstein. Che cosa dice? Se sei un sognatore, fatti avanti. Se sei un sognatore, uno che spera, uno che mente, uno che spera, cioè che crea speranza, uno che crea la preghiera, uno che compra dei fagioli magici. Se sei uno che fa finta, vieni qui e siediti vicino al fuoco. Perché abbiamo dei racconti da scambiarci. Flex Golden, mamma mia. Perché abbiamo dei racconti, come possiamo dire, striati d'oro, che possiamo raccontarci, scambiarci, passarci tra di noi. Fatti avanti, fatti avanti. Quindi è come dire, ciascuno di noi in realtà non solo ha del potenziale, ma ha delle storie individuali, no? Ciascuno di noi ha dell'oro alla propria storia, ha delle caratteristiche, ha delle energie che porta dentro di sé. Siamo tutti fatti di polvere di stelle, no? Mettiamoci insieme, condividiamo queste cose, parliamo delle nostre storie, di questi cicli che si sono susseguiti nella nostra vita. Parliamone a cuore aperto, non con disonestà, no? Non con persone che non sono in grado, tra l'altro, di comprendere. Questa è la maniera proprio di vedere, perché ho la sensazione che ci sia molta chiusura proprio del cuore, che ci sia pesantezza dentro di voi. Questa è la maniera
diciamo di trarre ispirazione da quelle che sono le vicissitudini della vita, e mi rendo conto che qui in questa lettura ci sono un casino di persone che stanno ascoltando e che possono trovarsi ad avere molte cose da dire, no? E da condividere. Casomai condividete nei messaggi, nei commenti, no? Vediamo se c'è qualcun altro che condivide le vostre storie. E vi si dà un punto di riflessione. Quali storie hai creato riguardo te stesso? Quali bugie hai scelto di raccontarti? Si tratta di disonestà, è questa carta. Il potere di proclamare queste storie che ti sei raccontato o di cambiarle è nella tua mano. Questo potere creativo è sempre stato con te. Quindi se ti sei raccontato che l'amore non esiste perché il tuo ex ti ha fatto le corna, sappi che è una storia che ti sei raccontato. Ok? L'ho messa proprio molto stringata. Però di questo si sta parlando. Ognuno ha delle storie, ognuno ha una vita. Purtroppo a tutti tocca una dose di calcio in culo. Però questo non significa che non abbiamo la capacità di cambiare le situazioni con il nostro sentire, con la stabilità che possiamo trovare dentro di noi, al di là degli eventi che viviamo. È il tuo giorno fortunato, hai nuove risorse di denaro, tempo e supporto. Ci può essere un cambio nel lavoro o una promozione. Per chi è impegnato nel settore lavorativo in questo momento può essere utile interpretare questa carta strettamente per quell'ambito, però in generale questo è un asso, ed è un asso di bastoni. È un asso che ci parla di una rivoluzione, di una nuova fase creativa, andare a creare quello che desideriamo, che sta per iniziare. C'è un upgrade, ok? È disponibile. Sì, è sicuro fidarsi. Ha l'abilità di ottenere molte cose tutte insieme. Segui la tua passione creativa. Segui il tuo potere creativo. Ti puoi fidare non tanto degli altri, ma della tua capacità di creare stabilità, perché viene dalla tua capacità di avere connessione con questo elemento, con queste energie dentro di te, con questo potenziale che è al tempo stesso totalmente umano e totalmente tuo, individuale. Questa era la vostra lettura. Se c'è bisogno di farsi aiutare, sapete anche dove raggiungermi, magari parliamo di percorsi individuali. Se c'è bisogno di una lettura, anche lì contattatemi. Però voglio dire, spero di essere stata d'aiuto, spero di avervi dato spunti di riflessione, vi auguro ottima guarigione e ottimo successo, e noi ci vediamo più avanti sul mio canale. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Bene, abbiamo la lettura numero 4, mettiamo qui la nostra runa, andiamo a vedere quello che è, o quelli che sono i segreti del vostro cuore, di che cosa vi vuole parlare, su che cosa vuole puntare la vostra attenzione. Vediamo qual è il messaggio. Allora. Sento un'espressione nella testa, fonte di ispirazione. Ed è una fonte di ispirazione che ha a che fare in generale con il senso della vita, cioè la voglia di andare avanti, la voglia di costruire quello che desideriamo, la voglia di riuscire a creare qualcosa che sia più utile e più comune, scusate, che abbia qualcosa più in comune con chi siamo e con quello che desideriamo. Per cui mi viene da dire, qual è, come prima cosa, la vostra passione creativa? Che cosa che vi spinge a dire, ma sì, ci provo, mi do da fare, mi impegno, spero di riuscirci, non mollo fino a che non ci riesco, e tutte queste cosine qui. Vediamo il vostro cuore che cosa ha da dire riguardo a questo. Quindi è una sorta di capitolo chiuso il provarci. È una sorta di spartiacque tra i vostri desideri e le insoddisfazioni. Cioè, dire a voi stessi, desidero farcela, e poi notare, per un certo periodo evidentemente, in diverse situazioni, che non ce la fate, per molti di voi può essere stato un motivo sufficiente per averci messo una pietra sopra e aver detto non ce la posso fare, comunque in generale. Per alcuni, perché sento che è un po' misto, per alcuni questa speranza non è totalmente andata, ma si sta affievolendo. Infatti qualcuno qui ha scelto anche di
di darsi tempo. Vi voglio dire attenzione, perché darsi tempo va bene, però al di là che sia o no una buona strategia, spesso nasconde in realtà l'inizio di un declino. Il dire, certe cose non capitano perché comunque non c'è occasione. Apre la strada al dirsi, potrebbe essere che se questa cosa non capita, allora non deve capitare per me. Perciò sento la preoccupazione da parte del vostro cuore, sento la sensazione che io sia qui a darvi, a farvi arrivare le parole che non volete in nessuna maniera sentirvi dire dal vostro cuore. Ma che cos'ha la telecamera oggi? Non è la prima lettura che mi fa questa roba, però la mia telecamera è impostata per avere sempre il focus fisso. Perdonatemi, ma mi dà un fastidio quando mi giro a guardare lo schermo, che non ce l'ho davanti mentre faccio la lettura, e vedo che continua a muoversi, perché mi sa che fa venire mal di testa a guardarlo. Comunque vabbè. Dicevo, e c'è assolutamente una sensazione dentro di me che io dovrei riuscire a recapitarmi le parole giuste, perché il vostro cuore è come se battesse contro un muro. Quindi il desiderio è effettivamente di migliorare, riuscire a creare un passaggio di livello in quello che è in generale la vostra vita. Il problema è che ho la sensazione proprio che il cuore dica sì, però per piacere lo facciamo e basta, senza pensare a tutte le cose che potrebbero andare storte, senza chiederci ma questo ce la farà, ma quell'altro mi risponderà, ma avranno capito gli altri, ma ha senso che io vada in questa direzione, perché quello che percepisco è questo. È indubbio che ci siano momenti nella vita, soprattutto quando desideriamo fortemente qualcosa, che ci danno una sensazione di totale perdita di riferimento. Pochi sono quelli che riescono bene al primo colpo e che magari anche hanno un ambiente che li supporta e magari sono nati nel posto, nel momento giusto e magari non hanno difficoltà fisiche e tutte queste cose qui. Pochi, ok? Poi lasciate stare che oggigiorno i social mostrano solo volti sorridenti e storie di successo. In realtà, voglio dire, nessuno sa davvero quante lacrime e sudore magari ci sono dietro queste storie di successo. O quante insoddisfazioni e quante delusioni ci sono dietro tutte le storie di non successo che non vengono condivise. Per cui nessuno dice che è facile e nessuno promette che può essere facile. Però c'è differenza tra l'ammettere l'oggettiva realtà e poi dare per scontato invece che sarà sempre una realtà nella sua versione peggiore. Quindi qua mi viene detto, può essere difficile, però quel tuo sprint interiore, quel desiderio di farcela interiore, non lo mollare, perché pensare che la situazione in cui ti trovi, il desiderio che hai, sia fuori dalla tua portata è un errore. Ce la possiamo fare? Lasciati guidare un po' dal dondolio del flusso della vita e poi quando è il momento agisci e vai avanti. Quindi qui è una richiesta di creare un ponte di comunicazione tra il sentire e l'ambiente esterno. È un po' come se il cuore dicesse ma fidati un pochettino di me, qualcosa ti sfugge e ti blocca. Che cos'è che sfugge e blocca? Forse è il non credere di potercela fare. Forse la nostra storia personale ci fa vedere un granello di polvere come una montagna. E questo non è un giudizio negativo, è un dato di fatto. A volte capita. Per cui meglio chiedersi: è questo il momento in cui effettivamente ha valore, ha senso, mi porta a un risultato, fermarmi ad aspettare? È questo il momento in cui ha senso, mi porta valore, mollare questo tipo di tentativo? O è questo il momento in cui, se mi lascio un po' trasportare dal suggerimento che questa situazione apparentemente di ostacolo mi dà, riesco ad arrivare poi ad ottenere quello che desidero? È questo il momento in cui magari invece devo solo attendere un attimino con me stesso, nel mio spazio interiore, nella fiducia di me stesso, affinché riesco a comprendere meglio il cambiamento che devo fare. Quindi qui sicuramente ci sono persone che magari stanno veramente cercando di cambiare la loro vita,
magari lo fanno da una vita, o magari è una cosa degli ultimi tempi, magari è una cosa di anni. Però mi viene proprio detto non mollare. Quando l'intuito parla, tu ascolta. Perché qui non c'è comunicazione con l'intuito, è come se il cuore dicesse sì, ma se tu non ascolti, come fai a sapere qual è la mia visione delle cose? Come fai a capire qual è lo sforzo che io sono incline e disposto a sopportare? Come fai a sapere quando veramente qualcosa è per noi o no? E lo so che noi culturalmente abbiamo questa idea che o ascoltiamo il cuore o la mente. Vi assicuro che anche energeticamente bisogna ascoltare tutti e due. Il cuore crea spazio emotivo e sulla base di quello spazio emotivo la mente deduce e crea strumenti adatti in linea con lo spazio emotivo. Se non ascoltiamo lo spazio emotivo, siamo un telefono senza fili. Alla fine, se il messaggio arriva, è totalmente storpiato. Ed ecco che troviamo continuamente ostacoli. Non perché ci vengono messi, o non perché, che ne so, la fatina dell'ostacolo magico ce lo mette davanti per farci capire che lì non ci dobbiamo andare. No, è che naturalmente non stiamo seguendo la strada che per noi è spianata. Ed è spianata perché la nostra energia ha già fatto quel percorso, lo sa già come si sta lì. Quindi fila liscia. Fragranti sono i fiori che fioriscono, che sbocciano quando sorridi e lasci andare. Lascia che le difficoltà siano solo difficoltà. Lascia che un momento di profonda noia verso la vita, e non intendo noia perché non c'è nulla da fare, ma proprio essere continuamente frastornati dalla vita, lascia che siano quello che sono questi stimoli, lascia che una rottura di palle sia solo una rottura di palle, non far sì che determini il significato generale della tua esistenza. Raggiungi, stirati, respira, credi. Che cosa puoi lasciare andare in modo da poter sentire una gioia massima? Si tratta di lasciare andare il tuo progetto, i tuoi sogni, o si tratta di lasciare andare un ostacolo? Si tratta di lasciare andare chi sei nel profondo, o si tratta di lasciare andare chi sei stato in grado di essere fino ad ora? Il cuore sta dicendo questo, non buttare perché non riesci a capire. Ascolta me che ti do un elemento di comprensione. E qui viene detto, sii la tua prima priorità. Costruisci quel castello di sogni e vai a raggiungerlo. Brucia quello che non funziona, fai fiorire quello che ti serve. E tutti si chiedono come, e il cuore vi sta dicendo, ascolta quello che ti sto dicendo, perché se una cosa mi fa schifo, ti basti sapere che mi fa schifo. Se una cosa la voglio, ti basti sapere che la voglio e che non c'è nulla che ci separa dal manifestarla fino a che non molli la presa. Se molli la presa o ti lasci depistare da cose contingenti del momento che durassero anche qualche anno, tu dove vuoi che arriviamo insieme non ci arrivi. Profonda pace della mente. Ascoltare il cuore, come dicevo, è tutta l'espansione di cui abbiamo bisogno, è tutto lì quello che ci serve. Ecco che la mente trova pace, perché non deve interpretare segnali che non hanno senso, ma basta che ascolti e comincerà a razionalizzare nella maniera che è congruente a chi siamo, perciò a ciò che vogliamo ottenere. E qui viene detto, per essere in equilibrio, un secondo che traduco, essere in equilibrio, essere senza dei picchi o delle cadute. Dimmi come ci si sente. Ed è una frase di Jung e parla proprio dell'equilibrio. Quando hai trovato l'equilibrio, perché mi ascolti, riesci a immaginare come potrebbe essere la nostra vita? Ringrazia te stesso per la tua abilità fantastica di riuscire a cambiare e di riuscire a incorporare diversi modi d'essere, cioè diverse emozioni, diverse sfumature di chi sei, diversi frangenti della vita, diversi momenti della vita.
Questa è parte della tua conoscenza, saggezza personale. Ed è proprio così. La vita e la sua saggezza non è data dall'immobilità, è data dal continuo movimento. E il continuo movimento avviene per contrasti. È fatta così questa realtà. Per cui non lasciarti bloccare da quello che è un momento, anche se viene percepito come immensamente lungo. Non sei mai stagnante, sei sempre in movimento, purché tu tenga in mente quello che ti anima, quello che desideri. Questa abilità di cambiare la tua mente è un dono incredibile. Onoralo per quello che è. Permetti a te stesso di cambiare la tua mente riguardo qualcosa oggi e poi godi questa cosa. Godi di questa capacità di cambiamento. Non c'è bisogno di dire sono fisso, o va fino in fondo del primo colpo o non va, o sono disperato perché ho tante difficoltà, oppure sono fortunato e amato dagli dèi perché mi vanno tutte dritte. Sganciati, sei fatto di momenti. È così l'esistenza e sei così tu che fai parte dell'esistenza. Non tutto quello che si affronta può essere cambiato, ma niente può essere cambiato fino a che non lo si affronta. È una frase di Baldwin. E con affrontare non significa capire subito come cambiarlo, significa semplicemente starci dentro, accettare che è un momento. Tutti si dimenticano che Icaro ha anche volato. Gilbert. Tutti vedono la caduta, è quello che dicevo con l'esempio di Instagram. Tutti vedono la caduta, tutti vedono la deduzione, la morale della storia, nessuno capisce il senso della storia. Nessuno si ferma sulle fasi della storia. Pensa a qualcosa che ti ha fatto sentire particolarmente negativo recentemente. Come un esperimento, fai questo. Muovi, sgancia, ribalta l'interruttore. Come può essere questa cosa negativa rimessa in una cornice di positivo? Come può essere utilizzata per vedere la positività? Se oggi capisco che ho perso 5.000 euro facendo del marketing sbagliato, indubbiamente mi girano le palle, ok? Indubbiamente potrei avere dei debiti, chi lo sa. Però non è che sono indubbiamente scemo, è che magari sono stato ingenuo, sono stato indubbiamente mancante di esperienza e mi sto facendo l'esperienza. Se vado ad analizzare perché quel marketing non ha funzionato e tutte le sue parti, voglio dire, che lo compongono, mi posso rendere conto di quello che va sistemato e lì divento saggio. Perché accumulo esperienza, non accumulo abbattimento del mio desiderio. Certo, è normale passare attraverso momenti di autocommiserazione, di rabbia, di delusione, di tristezza, di sconsolatezza, ci sta, ma vi ricordo che sono flussi, sono momenti. Non c'è movimento, non c'è espansione, non c'è vita se c'è energia stagnante, immobilità. Ripeti l'affermazione positiva a te stesso 5 volte. Quindi quando hai capito quello che hai imparato di positivo, come sei riuscito a ridare uno sfondo a questo momento negativo che hai vissuto, ripeti questa positività 5 volte o tutte le volte che ci vogliono per cominciare a vedere la sua verità, cominciare a vedere quello che veramente è costruzione e non decostruzione in quell'esperienza. Questi ovviamente sono suggerimenti, però spero che vi trasmettano come le cose ha senso interpretarle. Allora, puoi avere dei suggerimenti ottimi che arrivano dalla meditazione quieta. C'è bisogno di più sonno, più proprio di dormire di più, o comunque di una pausa. Cerca come possiamo dire? Cerca di toglierti dallo stress, cerca dei momenti di sollievo, ecco, dallo stress. Per cui sicuramente meditazione, yoga, tutte queste cosine belle qui creano una routine positiva, vanno a cambiare la nostra predisposizione alle cose, ma ci mettono più che altro in un flusso di calma ricettiva, non calma stagnante, che poi aiutano ad affrontare meglio qualunque sia la situazione. Hai il dono della passione, delle opportunità e dell'ispirazione. Hai la possibilità di cambiare
di fare qualcosa di fantastico. Il senso della meraviglia. Quando la vita viene presa per la sua natura, cioè evoluzione continua, cominciamo a vedere le cose anche avverse non solo come negative, che indubbiamente hanno delle conseguenze negative, quindi le sperimentiamo come tali, ma le vediamo anche non solo come spunta di crescita. Vediamo quanto il negativo sia strettamente connesso, sia l'altra faccia della saggezza, e questo ci dà una sensazione di meraviglia non del tipo oh che bello, mi è morto il cane, no, ma una meraviglia del tipo caspita, nella morte c'è vita e nella vita c'è morte, si aprono altre strade. Questo è un discorso molto complesso, qui stiamo parlando proprio dell'unire il negativo e il positivo, non è una cosa che si fa solo in tavolino così in 5 minuti, però spero che vi dia spunto di riflessione. Decisione. Lascia andare te stesso da quello che ti trattiene indietro, da quello che ti blocca. Hai bisogno di detossificarti, fisicamente, emotivamente, dai pensieri, dalle abitudini. Ci sono preoccupazioni non necessarie che si basano su una mancanza di confidenza in te stesso. Quindi vacci a lavorare. Lavora sul tuo plesso solare. Come lo vuoi fare? Prova quello che vuoi, basta che cominci a provarci. Ok? Poi, se avete bisogno di un percorso personale, se ne può parlare, sapete dove raggiungermi attraverso i miei recapiti di contatto. Nel frattempo, io vi ringrazio di essere stati qui, spero di avervi dato una mano e noi ci diamo appuntamento sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!